Occhio di lince, ciao, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni. Oggi farò una lezione e utilizzerò due sistemi di facilitanti. Sappiamo che in Italia, in questo periodo, le temperature sono da 32 gradi in su, arrivando fino a 40. Adesso che sono le 2:30 del pomeriggio, credo che sia il momento più caldo in assoluto. Lo sappiamo da sempre che il caldo è un facilitante. Se vedete già nello yoga, il hot yoga o il Bikram yoga, che utilizzano il caldo per fare delle posizioni molto molto complicate. Adesso, prima di cominciare la lezione, via la sigla. Ora cominciamo la lezione. Bene, cominciamo la lezione sempre partendo dalla posizione in Tadasana, la posizione che in neurologia funzionale lo chiamiamo di neutron stance, la posizione di neutrale della colonna vertebrale. Portiamo il respiro basso a livello dell'addome, sotto l'ombelico, rilasso le braccia, immagino che ci sia questo filo che mi tira sulla testa, radico bene le dita dei piedi a terra, non troppo in avanti, non troppo dietro, non in centro, non all'esterno dei piedi e respiro. Per chi ha difficoltà già di sentire questo respiro basso, devi mettersi sdraiato o con le gambe flesse o con le gambe stese. C'è sempre la regressione. La neutron stance, oppure come volete chiamare Tadasana, è già per sé un facilitante, come se io dovessi proprio mettermi il mio sistema nervoso, il mio corpo, come se fosse una bolla, mettersi in regola, come se dovessi resettare tutto ciò per poi dopo partire con la pratica. Bene, sono pronto? Metterò i piedi largo come le anche, talloni sempre leggermente più esterno rispetto al al i talloni sempre leggermente più esterno rispetto agli aloce, piego la colonna dal bacino, giù in basso, Uttanasana. All'inizio della pratica cerco sempre di non estendere completamente le gambe, perché do un'attenzione maggiore al rilassamento della colonna vertebrale. Il fatto che l'addome cada sopra le cosce, il respiro per cui è spostato alla parte posteriore del tronco, quindi verso il tratto lombare, e adesso comincio a estendere una gamba e l'altra. Per poi stendere completamente le gambe. Dita delle mani a coppa, la testa su, vengo su in alto. Bene, ora farò una sequenza molto semplice, poi farò una sequenza in piedi, unirò queste due e aggiungerò piano piano 2 o 3 posizioni nel mezzo di questa prima sequenza e seconda sequenza. Prima di iniziare la sequenza, le posizioni dello yoga, farò l'esercizio per la mano, per le dita della mano, quindi potete scegliere o destra o sinistra in base agli infortuni che avete avuto o cicatrice. Infortunio può essere rotto il dito, rotto il polso, un'escottatura,
per cui preferite quell'atto che avete avuto infortunio, oppure un tatuaggio sulla mano, sul polso, sulla mano, sul dorso della mano, eccetera. Okay, allora i cerchi per le dita della mano. Mi avvicino, così in questa maniera mi vedete il movimento. Il cerchio per la dita della mano è questo movimento, quindi gomito attaccato al fianco e faccio il movimento circolare del pollice. Mi metto anche di fianco e faccio prima il picco non muovo le altre dita della mano, poi l'indice. Vedete che poi la mia mano sinistra è sempre più difficile rispetto alla destra. Dopo vi faccio vedere anche la destra. Al contrario, se per caso le altre dita delle mani si muovono, posso tenere e devo fare molto preciso. Posso guardare per poi dopo non guardare il dito medio. Vedete già che è molto più complicato. Le altre dita delle mani si muovono, quindi posso fermarlo questo. Il dito, vedi che già si muove, quindi tengo. Devo guardare perché non riesco a muoverlo e il mignolino. Molto complicato per me. Vedi la difficoltà che ho. Va un po' a casaccio. Ci devo allenare molto. Vedete la differenza dalla destra? La destra va tranquillamente. Faccio anche più veloce. Vedete? Okay. Quindi la mia mano destra non sarebbe esattamente quella zona in cui devo scegliere anche il mignolino. Okay. Ricordatevi sempre di avere la posizione sempre neutral stance, sempre il filo che vi tira su in alto. Destra non c'è bisogno, continuo con la sinistra. Okay. Faccio dei cerchi in un senso e in un altro. Uno potrebbe dire: "Ma perché ho questa difficoltà a sinistra rispetto a destra?" Al di là che può essere anche il fatto che io sia destro e non sono mancino, sì, ma il fatto che io abbia avuto degli incidenti, ho rotto il dito, stato fermo, ingessato per un bel po' di tempo, sia il polso, sia la mano, sia il gomito, quindi ha compromesso, ehm, non soltanto a livello meccanico, ma a livello della mia centralina del mio cervello. Sono state come se ci fossero delle buche in questa autostrada, che sono state fatte dall'infortunio, per cui l'accesso per andare da un destinazione io arriverò alla destinazione, ma con delle intoppi in una maniera più difficile. Potrebbe essere chiamato anche, amnesia motoria sensoriale. Per cui devo recuperare questa mobilità, recuperare questi movimenti e nel recuperare creo delle neuroplasticità, creo delle informazioni precise di qualità al mio cervello e il mio cervello dà di conseguenza un output di qualità come è stato l'input, per cui mi faciliterà le posizioni che io proporrò oggi e anche la sequenza delle yoghe. La temperatura e l'esercizio che ho fatto con la mano sarebbe, i facilitanti che utilizzeremo in questa lezione. Anche, ripeto, anche se non avete mai avuto delle traumi o quindi delle lesioni alla mano destra, potete fare sia con la destra che sia con la sinistra. Sono diverse regole in neurologia funzionale, potrebbe funzionare anche con la sinistra, anche se non avete mai avuto dei problemi. L'importante è fare questo
questa mobilità articolare analitica fatta con qualità. Poi successivamente al prossimo passo di velocità, qualità, poi posso accelerare e poi mettere in difficoltà. Quindi non farò più il cerchio, ma farò un quadrifoglio o una figura a 8 con l'indice. Quindi non è esattamente il caso oggi, faremo soltanto dei cerchi e punto e basta. Quante ripetizioni? Di solito faccio 6-7 ripetizioni in un senso, in un altro, praticamente saranno 2-3 minuti di esercizio, più la temperatura che non devo fare niente, devo soltanto subire e mettermi fuori, quindi non sono a casa con l'aria condizionata, mettermi fuori e utilizzare questo facilitante. Bene, ora faremo la nostra pratica. Mi metto in Uttanasana, mi piego dal bacino, morbido giù in basso e stop. Ecco già meglio nell'Uttanasana. E cammino con le mani avanti. Rispetto all'Uttanasana che ho fatto all'inizio della lezione già è molto diverso. Carico il peso sul piede sinistro, carico il peso sul piede destro e muovo la caviglia destra, punta di piedi e vado. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro, Malasana. Talloni sono uniti, tra gli aloci 1-2 centimetri di distanza e lascio intensamente il tronco e la testa andare in basso. Giù le ginocchia a terra, la fronte, prendo le caviglie e ruoto. Sasangasana. Spalle in alto, dietro, rilasso l'addome, viso, la bocca, la lingua e il mento attaccato allo sterno superiore. Giù i piedi a terra, appoggio le mani, piedi destro là in avanti, collo del piede sinistro a terra, dita delle mani, sulla testa guardo dritto, mano sinistra a terra, mano destra, passo là dietro, guardo il pollice, là dietro, guardo sempre il pollice, giù in basso le mani, aggancio le dita del piede sinistro, dita delle mani a copa, mi giro in basso, sto, relax, stendo completamente le ginocchia, dita delle mani a copa, la testa su e vengo su in alto e vado dall'altra parte. Bene, neutral stance e da lì Uttanasana. Alzo la testa, cammino con le mani. Adho Mukha. Allargo bene le dita delle mani, bene le dita dei piedi e stendo bene i fianchi, stendo bene le ascelle. Espiro giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro, Malasana. Giù le ginocchia unite, giù la fronte, prendete le caviglie e ruotate. Spalle in alto dietro, rilasso l'addome, viso, lingua e bocca, piedi rilassati. Schiaccio il mento allo sterno. Piedi a terra, le mani a terra, piedi sinistro là in avanti. Collo del piede destro a terra,
guardo in avanti, mano destra a terra, pollice sinistro, guardo tutto il tempo. Giù le mani, aggancio il dito del piede destro, dita delle mani a coppa, guardo in avanti, mi giro intensamente giù in basso. Dita delle mani a coppa, la testa su e su in alto. Bene, ricordatevi, seguitemi sul mio canale e schiacciate la campanella per vedere le prossime lezioni. Bene, giro il piede destro, guardate bene il mio piede sinistro, ruota leggermente all'esterno, ruoto i talloni all'esterno, la coscia sinistra intraruota, okay? Bene, intraruota perché il piede sinistro è girato, ma poi dopo devi extraruotare, coscia destra deve extraruotare, premo bene l'alluce, la mano destra appoggio sull'articolazione coxfemorale e la mano sinistra sotto la natica sinistra. La mia mano destra spinge ma in quella direzione. In quella direzione. Mi dà esattamente la direzione in cui il bacino deve andare prima. Là per poi andare verso l'alto. Tendo le cosce. Bene, e la mano destra scorre lungo la caviglia destra. Non cado con il petto in basso. Lascio sempre il tronco diritto. Porto il respiro sul lato emitorace sinistro. Posso anche tenere la mano, espiro e la mano destra scorre. Giro la testa su in alto, sul braccio sinistro. Braccio sinistro passa lungo il fianco sinistro, fletto la gamba destra. Guardi in avanti, le braccia passano alle orecchie, Virabhadrasana. Dal braccio sinistro e il piede sinistro, mi giro, prima guardo in avanti, tronco che ruota, coscia che ruota dall'interno all'esterno e guardo il dito medio. Virabhadrasana 2. Tendo la gamba destra, guardo nella direzione in cui devo andare, di nuovo Trikonasana. Dal braccio sinistro vengo su in alto e giro i piedi. Bene, piede sinistro che ruota, piede sinistro che si gira, coscia sinistra che ruota dall'interno all'esterno, piedi destro, talloni destro, leggermente all'esterno, mano sinistra l'articolazione coxfemorale, mano destra sotto la natica destra. Spingo in quella direzione. Non è una spinta forte, ma è un aiuto per capire che io devo andare in quella direzione per poi dopo la mia cresta lì per portarsi su in alto. E poi scivolo la mano sinistra alla caviglia sinistra. Non cedo la spalla destra. Posso anche rimanere in questa posizione. Chi ha difficoltà sull'interno delle cosce, soprattutto in questo caso a sinistra, oppure comincia a piegarsi, vengo più su in alto, invece vado giù in basso. Guardo su in alto e sul braccio destro. Passo il braccio destro lungo il fianco destro, giro il piede destro, passo le orecchie e Virabhadrasana 1. Allargo le braccia, giusto il piede destro, aggiusto se c'è bisogno i piedi, tronco che non deve andare nella direzione
dalla gamba sinistra, ma deve stare in centro. Stendo in gambe, al piede destro, aggiusto, tronco, fletto la gamba, coccio in basso, forte le braccia e guardo verso la mano sinistra, verso il dito medio della mano sinistra. Stendo la gamba sinistra, torno in telecomando. Dal braccio destro in alto, aggiusto i piedi, allargo le braccia, piego le gambe e chiudo le gambe. Bene. Uniremo quelle due sequenze. Nell'unire quelle due sequenze farò qualche posizione in più, ma le posizioni un pochettino più complicate. Non è una lezione dove spiegherò il Bakasana, per esempio, il Shirsasana, il Parsvakonasana, per cui se per caso avrete difficoltà o magari se siete già degli insegnanti con dell'esperienza, lo facciamo insieme. Altrimenti vi fermate sulla posizione precedente, che magari quella posizione precedente è quello che riuscite a fare. Vi fermatevi lì e poi quando terminerò queste posizioni un po' più difficili, perché non è la lezione ancora di questa lezione, di queste asana, e proseguirete poi insieme. E ricordatevi sempre di seguire il mio canale e schiacciare la campanella di avviso per le prossime lezioni. Ok? Bene, ci mettiamo in Uttanasana da questa parte perché poi dopo mi muoverò con la gamba destra, eccetera, eccetera, e ci mettiamo in Uttanasana con i talloni girati leggermente all'esterno. Vado e giù in basso. Cammino con le mani e vado in Adho Mukha, Svanasana. Vado in Urdhva Mukha. Chaturanga Dandasana. Inspiro. Urdhva Mukha. Vado in Adho Mukha. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro in un colpo. Malasana. Ora farò due posizioni un po' più complicate, potete rimanere in questa posizione Malasana oppure seguire quelle due posizioni che farò. Le mani, i gomiti vengono verso le tibie, le ginocchia agganciano e vengo in Bakasana. Giù i piedi a terra, le ginocchia a terra, collo dei piedi, intreccio le dita delle mani, gomita alle ginocchia, Shirsasana. Scendo piano. La fronte in avanti, prendo le caviglie, Sasangasa. Spalle in avanti e dietro. Addome riposato. Piede riposato. Piedi riposati. Giù i piedi a terra, le mani. Piedi destro là in avanti. Collo del piede, dita delle mani a coppa e guarda in avanti. Mano sinistra a terra, mano destra, guarda il pollice. Vuoto. Vuoto. Là indietro. Via. Appoggio le mani, dita delle mani a coppa, aggancio le dita del piede sinistro dietro.
mi giro in basso, intensamente relax. Dita delle mani a coppa, la testa su, vengo su in alto. Piede destro si muove, piede sinistro all'interno, piede destro all'esterno, mano sinistra, mano destra e via. Triconasana. Passo sul sinistro lungo, fianco sinistro e Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 2. Là in avanti, Parsvakonasana. Trikonasana. Là in alto, giro, mi giro e cominciamo esattamente dall'altra parte. Ok? Uttanasana. In basso. Cammino con le mani avanti. Adho Mukha. Sollevo il talone, via, Urdhva Mukha. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Giù le ginocchia unite, piedi uniti in un colpo. Malasana. Alzo la testa, i gomiti vengono verso le tibie, le ginocchia si alzano, prendono, schiacciano una gamba e l'altra, Bakasana. Basso, le ginocchia a terra, collo dei piedi a terra, intreccio le dita delle mani, Shirsasana. In basso piano, appoggio giù la fronte, prendo le caviglie, Sarvangasana. Piedi a terra, le mani a terra, piedi sinistro in avanti. Mano destra, a terra, mano sinistra, guardo il pollice. Le mani, aggancio le dita dei piedi, stendo la gamba destra. Mi giro, relax in mezzo. Stendo bene completamente le ginocchia. Dita delle mani a coppa, la testa su, vengo su in alto. Piedi sinistro, piedi destro, talloni destro all'esterno. Ok, mano destra lungo il gluteo destro, mano sinistra via. Mi preparo per il Trikonasana, tengo le cosce, corro la mano e sull'altra. Trikonasana.
braccio destro passa lungo il fianco destro, retto andiamo a sinistra, le braccia passano verso le orecchie e Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 2. Giusto. Là in avanti. Tendo bene i braccia. Guardo verso l'ascella destra. Braccio sinistro dietro. Vicino braccio destro. Tricono. Là vicino del braccio destro. Giù il braccio. Aggiusto i piedi. Allargo le braccia. Stretto le gambe. Chiudo le gambe. Bene. Piedi separati. Ci mettiamo di nuovo in neutron stance, in Tadasana. Respiro. Sento le gocce che scendono dalla fronte, il caldo, la sensazione del cuore, pressione interna del corpo, la temperatura del corpo, il respiro che voi portate in basso. Ancora 2 respiri. Portate sempre questo respiro verso il basso, dall'addome verso i piedi, radicando bene i piedi a terra. Ecco. Abbiamo suda Io con questa temperatura qua ho sudato. Non so voi, se poi magari fate la vostra pratica con aria condizionata, bello a casa, tranquilli, è un conto. Qui sinceramente fa caldissimo. Quest'ora qua saranno più di 35 gradi, 36 gradi. Sono vicino al lago di Garda, abito a 5 chilometri proprio dal lago e sinceramente fa caldissimo. Per cui abbiamo preso questa idea del facilitatore proprio per quanto riguarda la temperatura, il caldo. Bene ragazzi, abbiamo fatto un'eccellente pratica oggi, abbastanza lunga e vi auguro un buon weekend, però domani c'è ancora, domani c'è un'altra lezione, ci sarà una sorpresa domani, una sorpresa, ok? Ci vediamo lungo le strade e ricordatevi, seguite il mio canale e schiacciate la campanella per vedere, per non perdere, non per vedere, per non perdere le altre lezioni. Grazie.